Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la mitica Ford Gran Torino di Starsky e Hutch, un modello in scala 1 a 8, edizione Hachette. Ricordo che questo modello prevede 120 uscite, sono davvero tante, però il modello è non solo enorme, perché ovviamente la macchina reale è veramente grande, ma è altresì pesante, è pesantissimo. Io credo che si supereranno gli 8-9 kg di peso. Alla fine comunque mi dovrò fornire di una bilancia, perché quella che ho è di 5 kg e già adesso mi dà errore, per cui li supera di gran lunga. Va bene, ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano. Grazie ragazzi, siete voi la vita del canale e io di questo vi ringrazio con tutto il cuore. Alle persone invece che mi guardano ma non si iscrivono, sempre che ne abbiano piacere, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto. E infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente. Grazie. Volevo fare un saluto a Michele che mi ha appena scritto un bel messaggio molto tenero. Grazie Michele. Nel video che ho fatto dei 5 numeri della Citroen 2 cavalli Charleston. Volevo salutare anche Stefano, Riccardo e Giovanni con la sua gattina Luna. Ha visto Michelangelo e solo chi ha i gatti può capire in parte i gatti, perché i gatti chi li capisce alla fine, no? Fanno quello che vogliono, sono loro i padroni. Adesso il mio Michelangelo, che è un tigrato europeo che compirà 3 anni ad agosto, è arancione come colore, rosso, arancione, a me sembra più arancione. E da un momento all'altro ha preso ormai il sopravvento, per cui viene, si butta come, come con una catapulta all'interno del come si chiama già questo? Cubo box? Il cubo fotografico. E quindi me lo aspetto da un momento all'altro. Ogni tanto mi chiama anche con la zampetta dietro la schiena con le unghiette. Va bene, andiamo a vedere quello che troviamo in questo numero. La cosa che apprezzo subito è che il volante è in metallo ed è importante, anche se non ci dobbiamo giocare, che lo sia, perché il modello, come appena detto, è pesantissimo. Gli attriti ci sono ovviamente in tutti i leverismi per poter far funzionare lo sterzo, la cremagliera, e quindi ecco, questo è in metallo ed è proprio bello. Guardate anche questa lavorazione qua sotto. Poi plastica, plastica, plastica. Sono le mascherine superiori, inferiori e centrali del volante, dove poi ci saranno i deviatori, vedete qui. Questa invece è la sezione superiore del piantone dello sterzo, che è in metallo anch'essa. Questa invece è la mascherina centrale del volante, in plastica, dove poi andremo ad applicare una delle due decalcomanie. Una è data in più, eccola qui, che bella, guardate, ve lo voglio far vedere da vicino. Oi, guardate questo, indicatore della marcia e un adesivo, mentre invece quella che avete visto prima, cioè questa, è una decalcomania. Così.
volevo vedere se riuscivo a leggere qualcosa, vediamo. Non so se si legge. Poi vediamo cosa abbiamo anche. Questa è in plastica, leva degli indicatori di direzione, eccola qui. Oh, scusatemi, questa è la leva degli indicatori di direzione, quella che avete visto prima è la leva del cambio, questa qui. Ok, e poi abbiamo cinque serie di viti, 3 destinate ad essere avvitate nella plastica, quindi mi raccomando, vi sconsiglio qualsiasi tipo di lubrificante, assolutamente non mettetelo, e 2 invece da avvitare nel metallo, eccole qui. Bene, adesso passiamo al numero 71. Questa è la sesta parte del montaggio del cruscotto e vi dico subito che nel numero 72, quello successivo, andremo a completare il cruscotto e a posizionarlo fisso sulla nostra bellissima parte di auto. Non vi preoccupate, basta capire semplicemente il metodo per fare certi interventi e tutto risulta più semplice. Non abbiate mai fretta di montare nulla, mi raccomando. La molla e le viti sono le uniche parti in metallo, tutto il resto è in plastica. Questo è il supporto della pedaliera. Le luci sono accese, ma io vedo scuro, spero che si veda bene. Ecco qui. I 3 pedali. Oh, aspettate. No, hanno fatto una cosa troppo intelligente. Pedale del freno è in metallo, perché? Perché abbiamo gli stop funzionanti, quindi per evitare che si possa spezzare lo hanno fatto in metallo. Bravissimi. Questi invece sono in plastica. Freno, chiedo scusa, pedale dell'acceleratore, pedale del freno. Allora un attimo solo, questo qui che è il grande pedale dei freni, questo, sto leggendo ovviamente, è il pedale dell'acceleratore e l'ultimo è il pedale dei freni. Questo è lo stazionamento, quindi praticamente è quando fermiamo l'auto, il freno a mano per capirci, ma in questo caso è a pedale, credo. Non sono un grande esperto, scusatemi ragazzi, di quest'auto, mi piace tantissimo. Questo invece è la staffa, questa, dell'interruttore delle luci dello stop. Plastica. Qui abbiamo la molla e una serie di viti da avvitare nella plastica. Eccola qui. Andiamo a vedere adesso l'ultimo numero che ho ricevuto, 72. Ed ecco qui. Poi prima di salutarci vi faccio vedere dove sono arrivato con il montaggio fino al numero 69 di questa splendida e mitica Ford Gran Torino. Settima parte del montaggio del cruscotto. Qui andiamo a mettere il cavo con il microfono. Abbiamo la radio di bordo. Dobbiamo andare a collegare, prima a scollegare e poi a ricollegare dei cavetti, ma non ci sono problemi, è tutto
spiegato, non vi preoccupate. Faremo poi alla fine la prova di quello che ci verrà detto per vedere che tutto funzioni perfettamente. E questo è quello che ho trovato. Questa parte in plastica. Armatura di sostegno del cruscotto. 4 serie di viti, 2 da avvitare nella plastica e 2 nel metallo. Il tubo, che è quello poi che andremo ad attaccare alla radio di bordo e al microfono. Il microfono è questo. Guardate che carino, ve lo faccio vedere da vicino, un attimo che ingrandisco. Fatto veramente bene, non ci sono sbavature, guardate. Poi abbiamo le decalcomanie della radio di bordo. Loro scrivono decalcomanie, ma io a guardarla da dietro, ma poi vi darò certezza quando andrò ad applicarla, mi sembrano adesivi, non decalcomanie. Vediamo se riusciamo a leggere. Sì che si legge. Ovviamente ne usiamo una, l'altra è di ricambio. Ricerca a destra, search, e volume a sinistra. Che carini questi particolari, mi piacciono tanto. Poi ho questi 2 pezzi qui. Questo, come appena detto, è la radio di bordo, dove poi andremo ad attaccare questo sopra, adesivo. Questa qui. Eccola lì. Qua poi metteremo, si aggancerà sicuramente a questa staffa il microfono. E quest'altro pezzo qui è l'altoparlante della radio di bordo. Ecco qua. Bene ragazzi, abbiamo visto tutto quello che ho ricevuto. Adesso metto pausa e prendo quello che ho montato fino al numero 69. Ma io non me lo ricordavo così bello il cruscotto. Mamma mia! Che bellezza! Ma quanto è bello! Ma poi ha una finitura, come vi avevo già fatto notare durante le fasi di montaggio, che è bellissima. Cassettino. Vi ricordate che ero andato a incollare questo, ho aspettato poi, ecco qui. Si dovrebbe aprire, eccolo. Perfetto. Qui c'è tutta la scheda con i LED dietro. Qui poi ci sono i pulsanti che determineranno le funzioni elettroniche, il clacson, l'accensione, le luci, parafango anteriore sinistro, Ford Gran Torino in rilievo, freccia che sarà funzionante grazie a un LED
che sarà poi inserito nella sua sede dedicata. Questo è il lampeggiante che non è funzionante, ma volendo potremo farlo funzionare con un LED a intermittenza, non sarà un problema, si mette un filo a spirale. Qui abbiamo la calamita, che poi, vedete, con un'altra calamita che verrà posizionata in una sede all'interno sotto la capote, questa si attaccherà e sarà mantenuta in sicurezza. Bellissima, meravigliosa. Quest'auto è veramente bella. Io sinceramente non pensavo, ne ho fatti di modelli, poche Riva Rossi, ma questa è veramente mastodontica, ha un peso pazzesco. Generalmente i modelli pesano 4 kg, 5 kg, ma questo, secondo me, una volta che metteremo tutto quello che è la copertura esterna, che è tutto in metallo, può darsi che arriverà anche, ve l'ho detto già più volte, dai 8 ai 10 kg. Il motore, poi man mano andremo a posizionare nelle loro sedi tutti questi che sono cavi volanti, ma nessun problema. I sedili reclinabili, questi che sono regolabili, teneteli staccati, vi ho spiegato il perché. Ruota di scorta posteriore, guardate che bellezza. Ho dovuto specificarvi che era posteriore, altrimenti non l'avreste capito di sicuro, ma le cose mi vengono così, poi ci penso dopo. E vabbè dai, prendete tutto il pacchetto con Michele. Queste sono le luci che poi permetteranno, queste rosse, le luci di posizione e gli stop. Questa invece è la luce abitacolo, che è spettacolo. Questa sarà la luce della retromarcia? Non lo so, non credo, non me lo ricordo. Ma guardate anche il sistema di aggancio della ruota, tutto in metallo, tutto quello che vedete è metallo. Adesso diamo un'occhiata sotto e poi ci possiamo salutare. Io vi ringrazio del vostro tempo. Ecco qui, aspettate che inquadro. E voilà. Qua dove vedete il serbatoio c'è il pacco, il vano batterie. Hanno fatto in metallo anche questo, l'albero di trasmissione, qui al differenziale, tutto in metallo questo pezzo qui, ma è fatta benissimo questa macchina. Va bene, un abbraccio a voi e un saluto a tutti ai vostri cari più cari. Mi raccomando, seguitemi se vi piacciono le auto, perché oltre alla Ford Gran Torino ovviamente mi rivolgo a coloro i quali mi vedono per la prima volta, voi che siete miei iscritti lo sapete, sto anche montando la Citroen 2 cavalli Charleston, la Lancia Stratos HF Livery Italia, l'Audi 4, e per adesso basta. Uscirà una bellissima macchina a settembre, agosto-settembre, non ve lo voglio dire ancora, ma è una delle più belle macchine che siano state mai fatte. Non vi dico che è rossa, vi dico che è da corsa e poi la vedrete. Ciao a tutti ragazzi, grazie sempre di seguirmi.